Quante volte ti è capitato, magari sulla PEC, di ricevere un'email che sembra apparentemente vera e magari proviene da un sito istituzionale che contiene una comunicazione che potrebbe essere importante, ma non sai se puoi aprirla in tutta sicurezza perché potrebbe trattarsi anche di un fake e l'allegato magari potrebbe contenere un ransomware, cioè, come abbiamo detto spesso, uno di quei virus che una volta eseguiti sul tuo computer sfuggono certe volte anche all'individuazione dell'antivirus e sono capaci di crittografarti i file e chiederti un riscatto per restituirteli, oppure che si tratti banalmente di un altro qualsiasi virus e tu hai paura di infettare il tuo computer. Allora, come si può procedere? Come si può fare? Bene, c'è una soluzione a tutto questo ed è una soluzione definitiva, anche se a dire il vero ho scoperto che pochissimi lo sanno. Sei ansioso anche tu di sapere come si fa? Ti senti pronto? Iniziamo! Bene, diciamo che sono sul mio computer e voglio andare a controllare la posta. Quindi vado ad aprire la mia casella di posta e poco importa che tu lo faccia dal browser oppure da un client di posta. I client di posta sono quelli tipo Thunderbird, Outlook e così via, su cui scarichi la posta e ti accorgi che arriva un file di questo tipo. Naturalmente questo me lo sono inviato da solo ed è completamente fasullo. Diciamo comunque che arriva da un organo istituzionale, che può essere ad esempio la polizia locale, l'agenzia delle entrate o qualsiasi altro organo che può inviarci delle comunicazioni. Magari ci è arrivato anche sulla PEC e che ha un titolo, o meglio un oggetto che ci mette in una situazione di ansia, e questa è una tattica messa in atto apposta per spingerci, far leva sulla nostra emotività e spingerci ad aprire quanto prima l'allegato, e che contiene un testo più credibile del mio, in cui c'è scritto: gentile signor XYZ, ecco la sua contravvenzione elevata in data bla bla bla. Naturalmente questo ci mette in una situazione psicologica un po' difficile. Noi non vediamo l'ora di sapere che cosa c'è scritto dentro questo allegato, ma allo stesso tempo dobbiamo diffidare. Ebbene, per quanto possa sembrarti strano, quello che dobbiamo fare a questo punto è andare a scaricare l'allegato su una cartella del nostro computer. Ma attenzione, c'è una grossa differenza tra scaricare un file, che significa salvarlo su una cartella come faremo adesso, e eseguirlo. Il file nel dubbio non va eseguito fino a quando non saremo assolutamente certi che sia perfettamente sicuro. Quindi niente doppio clic e mai consentirne l'esecuzione. Andiamo a scaricare questo file che io so già essere infetto. Quindi faccio clic su scarica e automaticamente il file verrà salvato nella cartella download del mio computer. Fatto questo, io apro un'altra scheda e vado su questo meraviglioso sito che si chiama VirusTotal. Come facciamo? Andiamo su Google e digitiamo VirusTotal. Facciamo la nostra ricerca e, come sempre, ci accorgiamo che il primo risultato è quello che ci interessa. Facciamo clic e ci si aprirà questa pagina. Bene, la prima cosa da fare, arrivati a questo punto, è accertarci che ci troviamo sulla sezione File, che quindi ci sia questa riga blu sotto File. Se così non fosse, ci basta cliccare su File. Fatto questo, dovremo cliccare su Choose File e recarci nella cartella. In questo caso siamo già su Download, dove io ho scaricato il mio multa.rar, e fare un singolo clic sul file, cliccando successivamente sul pulsante Apri. Ed ecco fatto, abbiamo già il nostro responso. Che cosa è successo? Andiamo a vederlo.
VirusTotal, questo sito, ha analizzato contemporaneamente il nostro file con 61 dei principali antivirus in commercio. 40 di questi hanno trovato l'infezione nel nostro file. Ci viene scritto qui che 40 rivenditori di sistemi di sicurezza hanno individuato questo file come malevolo, cioè infetto. Ci accorgiamo che un file è infetto sia dal colore rosso che assume questo circoletto, sia dal fatto che a fianco ai nomi dei vari antivirus utilizzati, qui ad esempio abbiamo AVG, oppure Bitdefender e così via, abbiamo il nome del virus che infetta il nostro file, del virus o dei virus, perché attenzione, come puoi vedere i nomi possono differire, ma questo dipende sia dal fatto che un file può essere infetto con più virus, sia dal fatto che i diversi vendor, cioè i diversi venditori di antivirus, chiamano i virus con nomi spesso differenti. Una cosa interessante la possiamo vedere scorrendo verso il basso. Ci accorgiamo che alcuni di questi antivirus invece non hanno individuato il file e tra questi ad esempio abbiamo Avira che non è riuscito ad individuare l'infezione presente nel nostro file, oppure McAfee, o ancora Panda, o ancora Symantec e così via. Questo non è un giudizio in assoluto negativo su questi antivirus, però è uno dei tanti metri di valutazione che ci consentono di capire quanto un antivirus sia affidabile. A questo punto torniamo sulla pagina principale di VirusTotal per fare una controprova con un file che sappiamo essere pulito. Quindi clicco su Choose File e questa volta non vado a prendere il mio multa.rar, ma piuttosto mi porto su una cartella dove ci può essere qualche file pulito che possiamo sottoporre all'esame di VirusTotal. Quindi nuovamente seleziono il file facendoci un solo clic sopra e clicco su Apri. In questo caso mi chiede di confermare l'upload. È normale, anche questo a volte lo chiede. Clicchiamo su Confirm Upload. Lo ha caricato e adesso sta effettuando l'analisi. Qui vediamo il numero di antivirus che trova un'infezione sul nostro file e il numero complessivo in basso di antivirus che hanno effettuato la scansione. Come vedi, la scansione in questo caso è più lunga. Bene, sappiamo che il nostro file è completamente pulito. Lo sappiamo perché tutte quante le voci sono verdi, il messaggio qui in alto ci dice che nessun venditore di antivirus ha segnalato questo file come malevolo e spesso sui file più conosciuti possiamo avere anche un ulteriore metro di paragone che è il Community Score. Che cos'è il Community Score? Il Community Score è un punteggio assegnato dalla comunità di utenti di VirusTotal che segnalano determinati file a priori come malevoli. Qualora sia presente un punteggio di Community Score, l'unica cosa importante è che l'indicatore del Community Score si trovi sul lato destro, cioè sul lato verde, non importa di quanto, perché quello è semplicemente il numero di segnalazioni, ma non significa che la qualità della segnalazione sia migliore o peggiore. Bene, torniamo ancora una volta sulla pagina principale di VirusTotal perché le meraviglie di questo sito non sono ancora finite. Quindi se ci rechiamo questa volta sulla voce URL, quindi dobbiamo cliccare sulla voce al centro, vediamo che qui possiamo inserire gli indirizzi dei siti web e quindi prima di visitare un sito web sul quale abbiamo qualche dubbio di affidabilità, noi possiamo inserire
l'indirizzo del sito e scoprire se questo sito contiene materiale malevolo o meno. Proviamo ad inserire ad esempio libero.it. Quindi digitiamo l'indirizzo del sito e successivamente premiamo il tasto invio o enter sulla tastiera. Bene, vediamo che anche in questo caso è stato esaminato con ben 90 antivirus, che nessuno di questi antivirus lo ha trovato infetto, e in questo caso abbiamo anche un community score di 22. 22 utenti di VirusTotal hanno detto che il sito libero.it è sicuro. C'è infine un'ultima funzione di VirusTotal che ti accenno solamente perché è veramente una cosa molto tecnica, ma che vale la pena sapere. Se torniamo sulla pagina principale di VirusTotal e clicchiamo questa volta su Search, quindi facciamo comparire la riga blu sotto la parola Search, cioè ricerca, vediamo che qui tra le varie cose possiamo inserire il codice di hash di un file. Che cos'è un codice di hash? È una cosa che ci consente di sapere se un file è infetto o meno prima ancora di scaricarlo. Come si fa? L'impronta di hash, tanto per cominciare, è un numero, diciamo, in formato esadecimale che viene calcolato e che è univocamente riconducibile ad un singolo file, cioè due file differenti non possono avere la stessa impronta di hash. Alcuni siti, quando si tratta di scaricare un loro file, forniscono assieme allo stesso un'impronta di hash per l'appunto. Andiamo a vedere. Ecco qui. Nel momento in cui si tratta di scaricare questo file, è un file.zip, il sito ci fornisce diversi codici di hash, diverse impronte digitali di questo file fornite in diversi formati. Uno vale l'altro perché VirusTotal è in grado di controllarli tutti. Quindi se noi vogliamo sapere se questo file advancedrun.zip è infetto o meno, prendiamo uno dei suoi codici di hashing, lo copiamo e lo inseriamo in VirusTotal. Dopodiché, premendo invio, effettuiamo la ricerca e vediamo che VirusTotal sa che se noi andiamo a scaricare un file con questo codice di hashing, scaricheremo advancedrun.zip e che tutti gli antivirus che lo hanno controllato non lo hanno trovato infetto. Probabilmente ti starai chiedendo come hai fatto ad andare avanti fino ad oggi senza conoscere VirusTotal, se naturalmente non lo conoscevi già. In realtà VirusTotal utilizza ben 90 antivirus contestualmente per analizzare i file, solo che non sempre li utilizza tutti quanti perché non tutti sono idonei per determinati utilizzi. Ci sarebbe ancora qualcosina da dire su VirusTotal e non escludo di integrare quello che è stato detto fino ad ora in uno dei prossimi video. Penso che comunque quello che è stato spiegato oggi sia sufficiente a farti usare VirusTotal e soprattutto ad aumentare la sicurezza del tuo computer. Per ora io mi fermo qui e come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.